Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. È uscita finalmente la puntata di Open Bar relativa ad Inter-Atalanta e andremo a leggere quelli che sono stati i dialoghi, insomma dialoghi che dopo le decisioni lasciano anch'essi un tantino perplessi. C'è stata poi una smentita per quanto riguarda un'ipotesi di calciomercato relativa ad Alessandro Bastoni, ipotesi circolata nella mattinata, appunto pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, e andremo poi infine a vedere anche quali sono le condizioni degli infortunati in vista di Fiorentina-Inter. Naturalmente partiamo da Open Bar e andiamo a leggere quali sono stati i dialoghi già sul gol di Krstovic. La Sala VAR all'inizio dice fallo, possibile mano anche. Hanno dato gol in campo, questo è ciò che si ascolta dalla Sala VAR. Manganiello, Dumfries è scivolato. Allora, spingerlo o non lo spinge, dicono in Sala VAR. Voglio vedere se c'è un contatto basso chiaro, per me non ci sono spinte. La spinta non c'è, lui è davanti, contatti bassi non ce ne sono, è Dumfries con il tallone che gli tocca le gambe. Poi qui si sente anche Zielinski e dice no scherziamo, Manganiello dice Zielinski io non scherzo mai. Prosegue appunto il dialogo, lo prende qua, vedi che lo prende, poi si lascia un po' andare, però gli prende un po' il piede destro basso. Sala VAR, glielo facciamo vedere, guardalo in dinamica, no, però non lo prende mai, lui fa un po' di bicicletta. C'è un contatto con la gamba sinistra quando la alza. Che dici, per te è fallo o no? Perché sotto non c'è contatto, questo è un dialogo in Sala VAR. Se sotto non c'è contatto, quindi lui fa un po' di bicicletta, sopra non c'è spinta, per me non è fallo, lascia andare. Dani, vado, rete regolare, check completato, rete regolare. Non lo prende mai, sembrava da questa, ma non lo prende mai. Adesso già la spiegazione, si parte pensando che c'è il fallo, poi si valuta che sotto non c'è contatto. Quello che però lascia perplesso è ciò che dice Manganiello a Dumfries, perché gli dice sei scivolato, non te ne sei accorto Denzel. Ma mi ha preso il piede, come è scivolato? Se è scivolato, fidati, per favore vai, avete ancora 10 minuti per poter vincere. Ora, capisco la decisione presa, però insomma, dire ad un calciatore fidati che sei scivolato, insomma, come non te ne sei accorto, mi sembra quanto improbabile che un calciatore scivoli e non se ne accorga. E poi in più gli aggiunge avete ancora 10 minuti per vincere. Cosa spera Manganiello? Che l'Inter vince e quindi si smorzano le polemiche? Anche perché io non credo che si tratti di un complotto. Sulla decisione, insomma, rimangono dei dubbi, anche perché Dumfries non avrebbe necessità di lasciarsi cadere, era in netto vantaggio su Sulemana. Spesso questi contatti vengono fischiati, però insomma la decisione del gol di Krstovic è al limite, possiamo anche accettare che insomma sia stato convalidato quel gol. Infatti Dino Tommasi, componente della CAN, ad Open VAR ritiene proprio corretta la decisione sul gol di Krstovic. Dice appoggia una mano però non lo spinge. Insomma, appoggiare la mano 9 volte su 10 porta ad un fallo in favore del difensore, però possiamo anche accettarlo. Quello che è molto più grave è il calcio di rigore non concesso a Frattesi. E andiamo a leggere anche questo dialogo appunto sul contatto Scalvini-Frattesi. Manganiello, per me niente. Sala VAR adesso ha fischiato fallo per la difesa. No, per me Manganiello lo tocca appena. In Sala VAR si sente, ha detto lo tocca appena, molto leggero, ha la gamba piegata, check completati, è molto leggero, il contatto c'è ma è leggerissimo. Manganiello, ma sì, ma lo tocca appena. Poi c'è fallo in attacco, questo è chiaro, il tocco è minimo, non è un calcione. Insomma, qui lascia davvero molto perplessi, crea imbarazzo questo dialogo, perché cosa significa? Lo tocca appena, non è un calcione, è un contatto leggerissimo. Ed anche Dino Tommasi ad Open VAR ha affermato che lì c'è stato l'errore, perché il pallone è nella disponibilità di Frattesi, Scalvini colpisce Frattesi, in questi casi è sempre calcio di rigore. In realtà poi Dino Tommasi afferma il fallo di Dumfries su Ederson è chiaro, lo trattiene e lo porta a terra. In realtà a me non sembrava così chiaro il fallo di Dumfries su Ederson, quello che poi è stato fischiato il fallo in attacco, perché comunque c'è un contatto, sì, ma c'è Ederson che poi allarga la gamba, insomma, e cadono entrambi. Però rimane il fatto che il contatto Scalvini-Frattesi era molto netto, insomma, c'erano pochi dubbi, Manganiello in campo sbaglia e il VAR non l'aiuta. Adesso Manganiello è un arbitro che
insomma non è la prima volta che quest'anno finisce nel ciclone delle polemiche. Ricordiamo, è stato lo stesso arbitro della partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, dove ha sfavorito, c'è stato l'episodio contro il Napoli. Quindi a questo punto o sarebbe un arbitro che viene mandato quando bisogna, ecco, indirizzare le partite, però francamente non credo, oppure un arbitro poco adeguato a determinati palcoscenici, e allora a quel punto poi entra in gioco la designazione, perché mandare un arbitro inadeguato a Inter-Atalanta, che comunque era una partita molto delicata dopo il derby, molto delicata perché comunque era una partita tra due squadre forti, tra due squadre che hanno partecipato, l'Atalanta è ancora in Champions, insomma forse la designazione non è stata ideale. Quello che però lascia ancora più perplessi è che la Sala VAR non abbia aiutato l'arbitro, ha avallato ciò che ha detto Manganiello, perché Manganiello dice lo tocca appena e la Sala VAR dice molto leggero. Ecco, in Sala VAR, dove tra l'altro c'era Chiffi come a VAR, dovevano aiutare l'arbitro, ed è uno di quegli episodi che insomma si fa fatica ad accettare, perché è abbastanza netto, insomma anche riguardando il replay Scalvini va direttamente sulla gamba di Frattesi e quelli sono sempre calci di rigore. Poi si vuole alzare la soglia per concedere un rigore, si può fare, ma lo si deve fare dal prossimo campionato. Se finora per 3/4 del campionato quelli sono sempre stati calci di rigore, e secondo me lo saranno sempre anche alzando la soglia, però in ogni caso non si può cambiare improvvisamente completamente il modo di arbitrare. Però insomma questa è l'ennesima risposta a chi parla di Marotta League. Giriamo pagina e andiamo invece anche su quello che è stato, insomma, la notizia di mattinata su Bastoni. La Gazzetta ha pubblicato stamattina nell'edizione odierna di un Inter pronta a valutare offerte per Bastoni, addirittura offerte non più da 70 milioni ma da 50 milioni più bonus. Addirittura aggiungendo anche che questo potrebbe essere anche conseguenza dei fischi che sta ricevendo Bastoni. Naturalmente c'è stato subito un attimo di sgomento, un po' di rabbia tra i tifosi dell'Inter, perché già Bastoni è un calciatore difficile da sostituire per caratteristiche, addirittura a 50 milioni più bonus, praticamente 10 in più di quanto fu pagato Ciao, con tutto il rispetto per quest'ultimo, lasciava, ecco, un tantino straniti una decisione del genere. Poi nel pomeriggio è arrivata però la smentita da parte di Fabrizio Romano, giornalista autorevole quando si tratta di calciomercato. L'Inter al momento considera Bastoni incedibile, potrebbe ascoltare offerte soltanto molto importanti, che non significa che, ecco, le parole di Fabrizio Romano non significa che l'Inter accetterebbe solo offerte da 120 milioni, però insomma al momento non è sul mercato Bastoni. E sono d'accordissimo anche con la linea dell'Inter, perché chiaramente Bastoni, soprattutto se si dovesse continuare con la difesa a 3, è un calciatore difficile da sostituire per caratteristiche, perché qualcuno potrebbe dirmi ma c'è Solé magari a 25 milioni. È vero, nel duello, nel contrasto uno contro uno, Solé potrebbe avere anche qualcosa in più di Bastoni. Il punto è un altro, quello che Bastoni riesce a dare in fase di possesso, l'impostazione, come amalgamata la corsia sinistra dell'Inter con Bastoni e Di Marco, ed è difficile trovare un terzo che fa quel tipo di lavoro. Quindi chiaramente ogni calciatore ha un prezzo, sì, ma deve essere un prezzo molto elevato. A 90 milioni per esempio posso ipotizzare di cedere Bastoni, a 50 più bonus assolutamente no. Fortunatamente è stata anche smentita la notizia della Gazzetta dello Sport di questa mattina. Arriviamo invece anche a quelle che sono le condizioni in vista di Fiorentina-Inter. Çalhanoğlu e Lautaro tornano in gruppo. Çalhanoğlu dovrebbe essere arruolabile per Fiorentina-Inter e quindi potremmo guadagnare tanta qualità nel centrocampo, naturalmente con la possibilità del doppio play. Poi da valutare se Çalhanoğlu giocherà tutti i 90 minuti o magari, per dire, potrebbe giocare un'ora, però già è importante che sarà arruolabile. Per quanto riguarda invece Lautaro Martinez ci sono più dubbi, perché ecco, forse ci sarà bisogno di un po' più di tempo rispetto a Çalhanoğlu e quindi sarà da valutare eventualmente per Fiorentina-Inter, ma non è così scontato che sia schierabile, insomma, Lautaro Martinez. Lautaro che comunque dovrebbe andare in nazionale nonostante salta la finalissima che era programmata appunto
in Qatar, quindi salta per ovviamente per la situazione relativa alla guerra in quella zona, in Medio Oriente, però Lautaro dovrebbe comunque andare in nazionale e si prospetta probabilmente un'altra amichevole. Per quanto riguarda invece Mkhitaryan, lui sicuramente non farà parte della trasferta di Firenze. Per lui c'è stato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra, circa 3 settimane di stop, quindi sicuramente lo rivedremo dopo la sosta. Si spera di riaverlo per Inter-Roma, anche se poi, se sono 3 settimane di stop, probabilmente Inter-Roma non sarà al 100% e quindi forse potremmo vederlo la settimana successiva. Mentre non c'è alcun problema per Akanji, ecco, anche lui che era uscito nella partita contro l'Atalanta, c'era qualche timore. Insomma, Akanji sta bene, non ha nessun infortunio e quindi sarà assolutamente a disposizione di Chivu per la trasferta di Firenze. Ragazzi, attendo anche le vostre considerazioni nei commenti sul dialogo appunto pubblicato da Open Bar, sulla situazione Bastoni, insomma su questa notizia che stamattina aveva un attimo lasciato, ecco, perplessi molti di noi. 50 milioni più bonus erano decisamente pochi per un calciatore come Bastoni, poi è arrivata la smentita. Insomma, come al solito discutiamo di tutto ciò che riguarda la nostra Inter nella sezione commenti e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter!